Salve ragazzi, benvenuti o bentornati su Miss TV, la mia personale rubrica in cui parliamo di serie TV. Io sono Queen of Mischief e oggi preparatevi perché andiamo a parlare di una serie TV che sta nel pantheon delle migliori serie mai create. Ci sono volute 6 stagioni per arrivare alla quasi conclusione di questo viaggio, ma a me ne è bastata una per capire che mi era già entrata nel cuore e che ci sarebbe rimasta. Ragazzi, popcorn alla mano, perché oggi ci addentriamo nel tenebroso e affascinante mondo di Peaky Blinders. Creata nel 2013 da Steven Knight e presentata in anteprima al Festival del Cinema di Edimburgo, ha avuto un successo talmente clamoroso da riportare in auge tra i fan più accaniti coppole e panciotti. Ispirata alla storia di una vera gang che operava a Birmingham agli inizi del 1900, Peaky Blinders fonde in sé ambizione, tormento, amore e follia, in un turbine che vi farà girare la testa. Ci troviamo a Birmingham, Inghilterra, nel 1919. In una città su cui la guerra ha lasciato un profondo segno, un uomo si aggira per le vie grigie e sporche della città. Cavalca uno stallone nero e quando lo incrociano, i poliziotti si toccano la visiera del cappello in segno di rispetto. Quell'uomo è Thomas Shelby, il capo dei Peaky Blinders. Tommy Shelby è il sogno proibito di molti. I ragazzini che vorrebbero essere come lui e le donne stregate da quei profondi occhi blu, ma è anche l'incubo di molti altri, coloro che si augurano di non fargli un torto neanche per sbaglio, pena la morte. I Peaky Blinders sono una gang criminale che punta ad avere successo nel mondo delle scommesse, arrivando ad entrare anche nei giri legali. Malgrado Arthur Shelby sia il fratello maggiore, è Tommy a dettare le regole, consigliato sempre da zia Polly. Proprio mentre i Peaky Blinders stanno per mettersi in gioco, arriva un ispettore da Belfast per indagare in città su un misterioso furto. E Tommy si troverà invischiato in un gioco di potere molto più grande di quanto lui avrebbe mai immaginato. Vorrei elencare uno per uno e spiegare uno per uno i motivi che rendono questa serie perfetta, ma ci sarebbe da fare un video veramente troppo lungo. Perciò riassumo. Il cast, i personaggi, la colonna sonora e la sceneggiatura. Troviamo un cast fenomenale, la BBC non avrebbe potuto fare di meglio. Ellen McCrory, già nota al grande pubblico come Narcissa Malfoy nella saga di Harry Potter, è zia Polly. Una donna forte, determinata, ma segnata nel profondo da un trauma della sua giovinezza. Lei e Tommy sono legati indissolubilmente. E malgrado i loro scontri durante il corso della serie, è indubbio che Tommy sia il nipote con cui lei ha condiviso di più. Sophie Randall invece è Ada Shelby, la sorella minore di Tommy. Ada è uno di quei personaggi che dà tantissime soddisfazioni. All'inizio è una ragazzina impertinente, ma alla fine diventa uno dei personaggi più belli della serie, arrivando perfino a tener testa al fratello, il che non è da molti. Ada è un'icona, caso chiuso. Nel cast troviamo anche Paul Anderson, che conosciamo già come il colonnello Sebastian Moran in Sherlock Holmes Gioco di Ombre, diretto da Guy Ritchie, e lui ha la parte di Arthur Shelby. Ma troviamo anche altri attori, come ad esempio Tom Hardy nel ruolo di Alfie Solomons, un crudele e piuttosto instabile boss di Camden Town. Se avete seguito la prima stagione di questa rubrica, sapete come la penso su Tom Hardy dal mio video su Tabù. Ma non possiamo parlare di Peaky Blinders senza parlare del suo cuore pulsante, ovvero Tommy Shelby, interpretato magistralmente da Cillian Murphy. Cillian Murphy è un attore meraviglioso, versatile, che abbiamo rivisto al cinema nell'ultimo periodo nella sua interpretazione di Oppenheimer, nel film di Nolan. Tommy Shelby è un personaggio tanto facile da amare quanto da detestare. Lui è un uomo complicato, tormentato dal trauma della guerra e da una pace che non riesce a trovare. Da lui abbiamo tante battute che vi resteranno nel cuore, come la famosissima "per ordine dei Peaky Blinders", che riuscirà a mettervi i brividi tutte le volte che la sentirete. Tommy è un uomo perfettamente consapevole di essere diventato il cattivo delle fiabe, ma è anche altrettanto consapevole di non essere l'uomo peggiore che si possa vedere in giro e che c'è del marcio anche e perfino nel cuore degli uomini che dovrebbero difendere gli innocenti. Perennemente diviso tra la sete di potere e il bisogno di un porto sicuro, Tommy vi entrerà nel cuore senza nemmeno chiedervi il permesso, vi strapperà lacrime e risate a volte e vi assicuro che non lo dimenticherete mai. La colonna sonora è composta da diversi artisti e troviamo molti brani parecchio riconoscibili. Il brano portante è Red Right Hand, composta da Nick Cave, ed è la sigla della serie, almeno per un certo periodo.
ma troviamo anche gli Arctic Monkey, PJ Harvey e perfino David Bowie. Avrete queste canzoni sul telefono in men che non si dica, ve lo garantisco. Attenzione, questa serie provoca dipendenza, ma soprattutto potrebbe farvi venire voglia di fumare, bere whisky irlandese e vestirvi un po' con la moda degli anni 20. Voto personale 10. 10, non si può fare di meno. Anche per oggi è tutto. Non dimenticate di seguirci su tutti i nostri social, Facebook, Twitch, YouTube, Instagram, X e TikTok. Mettete mi piace a questo video e fatemi sapere nei commenti se avete visto questa serie e se vi è piaciuta. Se non vi è piaciuta, tornate a guardarla, vi assicuro che dopo vi piacerà. Un saluto a tutti dalla vostra Queen of Mischief e ci vediamo al prossimo video, per ordine dei Peaky Blinders.